Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere dal titolo, andremo a provare i prodotti di The Ordinary. Per chi non conoscesse questo brand, fa parte della catena Estée Lauder e il rapporto qualità-prezzo è super ottimo, quindi accessibile a tutti. E oggi andremo a provare due acidi, la niacinamide e la caffeina solution, così ve li descrivo. Uscirà anche una seconda parte del video dove proverò il peeling e l'acido ialuronico. Il peeling mi è stato regalato dalla mia amica, dalla mia best, che saluto. Ciao Jess! E oggi andremo a provare questi bellissimi prodotti, questi qui, la niacinamide più zinco e la caffeina 5% e l'altro acido. Sono degli acidi, quindi vi dico già che non bisogna mischiarli, cioè io ho visto delle robe assurde. Questi prodotti vanno utilizzati con cautela e rispettando comunque la sensibilità del nostro viso. Vabbè, comunque se avete la pelle troppo sensibile vi sconsiglio questi prodotti. Il massimo che vi posso consigliare è questo cleansing che anche oggi andremo a provare, ed è questo qui. Quindi io direi già di iniziare, così vi descrivo e vi parlo di questi prodotti. Allora mi sciacquo un attimo il viso e poi arrivo subito da voi. Ok, ora vado ad utilizzare questo. L'applicatore è super buono, mi piace, ora andiamo con questo. Così, questo è il cleansing, ve lo straconsiglio ed è buonissimo. C'è tutto il fango nella mano e ora vado viso e collo, vado a sciacquare e poi iniziamo subito. Vado con il secondo passaggio, che è il tonico. Io utilizzo questo qui della Pure Cannendula di Yves Rocher e mi trovo bene, va a levigare e a rivitalizzare la pelle, dare uno sguardo un po' più luminoso. Lo applico col dischetto in questo modo e poi lo applico su tutto il viso. Ok, ora andiamo ad applicare la niacinamide zinco, niacinamide 10% più zinco 1%, e ora descrivo il prodotto. Allora, lo potete trovare nel formato 30 ml che ha un costo di 6,95 e nel formato 60 ml che ha un costo di 10,50. Allora, la niacinamide, vitamina B3, è indicata per ridurre l'aspetto delle imperfezioni e della congestione cutanea. L'elevata concentrazione al 10% di questa vitamina è supportata dal sale di zinco, dall'acido pirrolidone carbossilico, per equilibrare gli aspetti visibili dell'attività sebacea. Quindi diciamo che va a ridurre le macchie e anche le imperfezioni. Quindi io lo applico, faccio vedere anche il pack, lo applico solo sulla macchia che ho qua in viso. Non so se riuscite, ora spengo la luce così vedete meglio qui, e poi lo applico sulle mie piccole imperfezioni. Ok, vi faccio vedere come lo applico
con le dita. Vi ricordo che dovete sciacquarvi dopo aver utilizzato ogni singolo acido di lavarvi le mani, in modo tale che così per gli altri passaggi non rimane traccia di acido. Ok, prelevo. Si presenta con il boccettino trasparente. L'ho già iniziato a utilizzare ed è buonissimo, e poi dopo un mese vi dirò com'è. Ok, l'ho applicato sulla macchia. Ok, quindi tutto qua, lascio che comunque si assorba e poi vado con una goccia un po' più piccola sulle piccole imperfezioni qui. Ok, uscirà comunque, come vi ho detto, una seconda parte. Ora sciacquo un attimo le manine in modo tale che così applico anche la caffeina. Allora, vado con l'applicazione della caffeina e vi descrivo anche qui il prodotto. Allora, lo potete trovare solo con il 30%, 30 ml, scusate, 30 ml e ha un costo di 7,95 euro, quindi diciamo rapporto qualità-prezzo buona. Allora, questa formula della consistenza leggera contiene un'elevatissima concentrazione di caffeina al 5%, integrata da un gallato di epigallo catechina altamente purificato, ottenuto dalle foglie di tè verde. Quindi studi indipendenti hanno dimostrato che l'uso della caffeina e delle GCG contribuisce a ridurre l'aspetto delle borse e delle occhiaie, quindi diciamo che va a ridurre le borse e occhiaie per avere uno sguardo più luminoso e vivo. Io questo qui lo sto utilizzando moltissimo sia mattina che sera, mi ci trovo bene, quindi io tutti questi acidi che vi sto facendo vedere ve li consiglio. Se avete una pelle molto sensibile, il massimo che vi posso consigliare è l'acido ialuronico e il cleansing, che è buonissimo. Poi utilizzate prodotti super leggeri che comunque non vi creano sensibilità alla pelle. Questa è la boccettina, è diversa, è marrone, quindi noi andiamo a prelevarla e poi andiamo sul nostro contorno occhi. Io utilizzo questo dito qua e vado qui con una goccia lascio che si sciolga per qualche minuto e vado anche con l'altro, sempre una goccia. Sciacquo le mani e vado ad applicare il mio contorno occhi, che io sto utilizzando quello di Estée Lauder Mini Size, che mi è stato dato da Sephora e mi ci trovo davvero molto bene ed è buonissimo. Va a rivitalizzare lo sguardo e quindi a ridurre comunque le occhiaie, un aspetto più luminoso. Questo qui è strabuono. Così si presenta, come potete vedere lo sto utilizzando.
vado, va applicato così, ok, e faccio questi movimenti. Comunque prima di mettere il contorno occhi lasciate che comunque si assorba l'acido, in modo tale che così ha un doppio, va comunque a ridurre tutto, va a lavorare, diciamo che va a lavorare molto di più, ecco. Ok, dopo il contorno occhi io vado con un siero leggerissimo e utilizzo questo qui dell'Elixir Botanique di Livre Rocher, molto buono, anti-inquinamento. Lo prelevo così, questo è il siero e mi è caduto, non sono troppo. Ok, prendo con le mani e lo applico sia la mattina che la sera. È un siero molto leggero ed ha un ottimo profumo. Ok, è entrato un qualcosa nell'occhio, cioè no, nel contorno occhi un qualcosa. Ok, faccio questo movimento qui appunto per aiutare la circolazione. E poi vado con la mia crema idratante, sempre dell'Elixir Botanique, che è questa crema riparazione sempre anti-inquinamento, e la applico solo la mattina. Vi ricordo che dopo aver utilizzato acidi e dopo aver fatto tutti i passaggi, di mettere una protezione molto elevata. Io il mio consiglio che vi posso dare sulle protezioni è di utilizzare una 50, perché comunque non è che se non mettiamo la protezione d'inverno non ci sono i raggi UVA, UVB e tutti quei raggi che fanno male alla pelle, perché comunque anche d'inverno ci sono, anche come io lo ripeto sempre nei miei video, i raggi ci sono in tutte le stagioni, quindi la protezione solare va messa sempre, quindi utilizzate, il mio consiglio è una 50, poi potete utilizzare anche una 30, ma utilizzatela. Quindi io dopo quest'ultimo step vado a mettere la mia crema solare. Ok, bene, finito questa prima parte del video, spero che vi sia piaciuta. Io comunque ve li straconsiglio questi prodotti e nel prossimo video proverò gli altri due che non ho provato oggi, l'acido ialuronico e la soluzione peeling HHA 30% più BHA 2%.
sono buonissimi, vi giuro che mi sto trovando tra l'altro questo è super top perché va a ridurre proprio tutte le imperfezioni e questo va a idratare tantissimo, quindi lo si può utilizzare anche come siero. Ovviamente sempre se lo si usa la mattina di tutti questi acidi va ammessa sempre la protezione, mentre di sera no, quindi top. Niente, noi ci vediamo nella seconda parte e vi auguro una buona giornata. Ciao! Ciao a tutti, ecco la seconda parte del video e oggi andiamo a provare gli altri due acidi. Direi di iniziare subito, mi sciacquo le mani e iniziamo, quindi arrivo tra poco. Vado con questo gel detergente che vi ho fatto vedere nella prima parte e lascia la pelle super liscia dopo il risciacquo. Quindi andiamo ad applicare in questo modo, spalmo bene sulle mani e poi vado ok, fatto questo passaggio sciacquo e poi arrivo a tra poco. Allora andiamo a provare questo primo acido che è questo contro le imperfezioni, che ha l'acido AHA 30% più BHA 2% ed è un peeling, quindi noi lo andiamo ad applicare e lo teniamo in posa per circa 10 minuti come c'è scritto su questo, sul flacconcino. Non so se riuscite a vederlo bene. Il pack si presenta in questo modo, molto bello, con un liquido rosso che sembra rosso sangue. E dopo aver applicato questo acido laviamoci subito le mani, in modo tale che così gli altri passaggi vengono li facciamo con le mani pulite. E proviamo. Ok. Ok, tengo in posa per circa 10 minuti e noi ci vediamo tra 10 minuti. Allora, il mio consiglio per questo acido è di farlo al massimo una volta a settimana, non 2 volte, perché comunque essendo un peeling io consiglierei di fare così. Poi perché praticamente questo qua va a ridurre le imperfezioni, quindi le toglie e davvero molto molto buono. Tra l'altro questo me l'ha regalato la mia migliore amica ed è stupendo. Se avete la pelle troppo sensibile vi sconsiglio l'utilizzo di questo, come anche per la niacinamide. Se vi crea qualche cosa
il mio consiglio è di non utilizzare sieri che contengono la vitamina C, ma perché comunque va un po' a irritare. Esperienza. Ok, noi ci vediamo tra 10 minuti e poi sciacquo. Allora, ho sciacquato il viso e ora vado con il tonico della Pure Mint di Yves Rocher, molto buono, quindi va a opacizzare la pelle, e vado con un mio dischetto. In questo modo lo distribuisco su tutto il viso. Mi è arrivato da poco nell'altro video, cioè nell'altra parte avevo utilizzato quello levigante, però ho visto che comunque non è adatto al mio tipo di pelle, quindi ho preferito cambiarlo. Ok, lascio un attimo in posa e poi vado con un po' di acqua per far assorbire l'acido ialuronico, che è il siero. Picchiettino un pochino per stimolare comunque la circolazione. Prendo un altro dischetto e lo bagno, strizzo un po' e vado comunque a inumidire il viso. Per far assorbire meglio l'acido ialuronico. Ok, fatto questo step, passiamo all'ultimo acido, ovvero il siero. Questo qui, l'acido ialuronico, che ha acido ialuronico 2% più vitamina B5, quindi stra utile, va a idratare un sacco, testato ed è molto molto buono. In questo modo ok, fatto. E dopo passo con una crema idratante
Io utilizzo questa qui dell'Elixir Botanique di Yves Rocher. Ne ho ordinato un'altra perché è quasi finita. Vado. E poi metto infine una protezione solare. Io utilizzo questa qui di Lancaster, se siete arrivati a questo punto del video spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui nei commenti. Vi lascerò tutta la descrizione dei prodotti nell'info box, anche il mio Instagram, il mio TikTok e tutti gli altri social, e ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere quali video vi piacerebbe vedere e io cercherò di girarlo. Un bacio, ciao!